Questa al secondo piano è la prima casa in cui mi sono trasferito in questa città alcuni anni fa. Questo invece è l'appartamento in cui vivo oggi e che lascerò fra circa una settimana. Alcuni mesi fa ho pubblicato questo video in cui raccontavo in base alla mia esperienza come si vive a Las Vegas. Ho deciso quindi di raccontarvi come si vive in questa città. Vivo qui da un po', l'ho fatto in diversi periodi e seguendo 5 categorie che sono sicurezza, meteo, lavoro, servizi e ovviamente il tempo libero. Vi voglio raccontare come si vive a Columbus, in Ohio. Prima però facciamo un giretto della città. Columbus è la capitale dell'Ohio e ha quasi 1 milione di abitanti. È la 14ª città degli Stati Uniti per popolazione. Ha un'università molto riconosciuta e molto importante negli Stati Uniti, la Ohio State University, e ovviamente lo sport universitario è seguitissimo. La città di Columbus è gemellata con Genova e ovviamente Columbus è il nome in inglese di Colombo. Cioè, questa città prende il nome da Cristoforo Colombo. Columbus. Il downtown, il centro città di Columbus, è diviso nettamente dalla parte finanziaria, che devo dire la verità non è nulla di eccezionale, con i classici grattacieli americani, e la parte più viva della città, quella dove ci sono negozi, locali, ristoranti, insomma dove la gente viene a fare cose. Questa zona si chiama Short North e d'inverno viene chiamata Short North Pole, anche per il freddo devo dire la verità, ed è un centro città molto bello perché di americano non ha assolutamente nulla. Veniamo alla prima categoria, la sicurezza. Columbus, da un rapporto stilato in collaborazione con l'FBI, è la 29ª città più sicura degli Stati Uniti su 59. Perché solo 59 città? Perché questa statistica è legata a città con più di 300.000 abitanti. Alla fine del video vi dirò qual è la città più sicura e qual è la città meno sicura degli Stati Uniti. Ma tornando a Columbus, sì, 29 su 59. Potrebbe non sembrare un dato interessante in termini di sicurezza, ma il più è legato a piccoli crimini e non a grossi crimini. Soprattutto il centro città, che ha dei grossi collegamenti con le autostrade, è sempre pattugliato dalla polizia e questo trasmette una bella sicurezza. Sì, qualcosina ogni tanto succede, anche perché è una città con sport universitari di diverso tipo, e ogni tanto quando ci sono delle partite nei locali qualcosina succede, ma diciamo ragazzate. Passiamo al meteo. Per me è un tasto abbastanza dolente, io non amo particolarmente il freddo e Columbus, Ohio, cosa positiva è che si vivono effettivamente ancora tutte e 4 le stagioni, questo è abbastanza interessante, ma gli inverni sono rigidi, sì, abbastanza rigidi. Devo dire che siamo agli inizi di dicembre, ha già nevicato un paio di volte e dicembre, gennaio e prima parte di febbraio sono praticamente sempre sotto lo zero. Altra cosa positiva di questa zona è che spessissimo, alba e tramonto hanno colori incredibili, arancione, rosso, rosa, cambiano continuamente. Questo è effettivamente uno degli spettacoli maggiori di
questo posto. Per quanto riguarda l'estate, l'estate è molto vivibile, fa caldo ma non è ovviamente umido e si sta bene, d'estate si sta bene, soprattutto giugno e luglio è gradevolissimo. Terza categoria è quella del lavoro. Il lavoro a Columbus è interessante, devo dire la verità, nel senso che partiamo dal fatto che la percentuale di disoccupazione di questa città è più bassa della media nazionale. Lo stipendio medio in questa città è leggermente più alto della media nazionale e il costo della vita è il 12% più basso della media nazionale. Quindi questi indicatori ci fanno pensare che possa essere molto interessante vivere e quindi lavorare in questa città. Le opportunità professionali sono tantissime e in diversi ambiti. Logistica e agricoltura ne fanno da padrona, sono le principali categorie per le opportunità professionali. Ci sono tantissime opportunità legate alla ristorazione, sia in senso classico, perché ci sono veramente tantissimi ristoranti in questa città, più della media nazionale, ma anche perché grosse aziende di fast food come White Castle, come Wendy's, come Philly Cheesesteak hanno gli uffici centrali qui, quindi tutte le varie funzioni che fanno parte di un ufficio centrale di un'azienda. Nota molto importante per quanto riguarda il mondo del lavoro: nel 2018 e nel 2019 Columbus si è classificata sesta come città americana in cui lanciare una startup. Servizi. Parlando di servizi di emergenza, quindi polizia, ospedali, vigili del fuoco, non ho per fortuna un'esperienza diretta, ma guardando gli ospedali il numero di posti letto rispetto agli abitanti come indicatore è superiore alla media nazionale, quindi buono. Polizia. La polizia ha una grande centrale di polizia all'interno della città e tutti i punti d'ingresso dalle autostrade sono sempre, costantemente presidiati da un'auto della polizia. Ciò non significa automaticamente che il servizio sia buono, ma sicuramente visivamente dà una buona idea, insomma, rende tranquilli. I servizi al cittadino invece sono... si può migliorare. È una città attenta, anche nel breve periodo si vede che sta cercando di migliorare e di fare sempre qualcosa in più. Devo dire che è una città pulita, organizzata, e arriviamo però al punto un po' giù. Ha un aeroporto che non è proprio il massimo, mi aspetto di più da un aeroporto che ha una città da quasi 1 milione di abitanti, non è collegato con grosse città, non ha tantissime compagnie aeree, insomma non ci sono tante opzioni. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, treni, pullman, taxi, Uber e altre cose del genere, onestamente appena si esce dal centro città si fa una grossa fatica. Ogni tanto per lavoro mi capita di dovermi spostare per 15-20 km e l'unica opzione che si ha è l'auto. Da questo punto di vista si può migliorare, sì, Columbus si può migliorare. Arriviamo al tasto dolente. Punto numero 5, il tempo libero. Ci si aspetta tantissimo da una città universitaria, tendenzialmente una città quindi giovane. Ci si aspetta che ci sia tanto da fare e purtroppo non è così. C'è un fiume, c'è una bella passeggiata sul fiume, sì, ci sono tanti locali e ristoranti, ma in questa città, a parte queste altalene lungo il fiume, non c'è veramente nulla da fare. Adesso sto esagerando, lo so, c'è qualcosa da fare, ci sono un paio di musei abbastanza interessanti, uno dedicato più ai bambini, un altro legato all'arte moderna, va bene, ma ho come l'impressione che il divertimento principale di questa città sia andare al centro commerciale la domenica. C'è un bellissimo centro commerciale che si chiama Easton, metà all'aperto, metà al chiuso, tantissimi bei negozi. Il secondo divertimento è quello di andare a vedere le partite di football della squadra universitaria, questa qui, e
poco altro. Ma effettivamente non c'è molto da fare. Sì, c'è un acquario, c'è uno zoo, ma come vi dicevo prima, da una città universitaria e giovane ci si aspetta di più. Molto, molto di più. In conclusione, come si vive a Columbus? Prima però due cose. La prima è: qual è la città più sicura degli Stati Uniti? Città con più di 300.000 abitanti. Questa qui. Qual è la città meno sicura degli Stati Uniti? Sempre maggiore di 300.000 abitanti, con i dati del 2020. Questa qui. E la seconda cosa che vi devo far vedere è la Columbus by Night. In conclusione, la città di Columbus è una città tranquilla, tranquilla, tranquilla. Detto questo, se siete alla ricerca di una vita fuori dagli schemi, bene, questa città non è quella che fa per voi. Se invece cercate tranquillità, vi piace passare del tempo con gli amici, in famiglia, all'aria aperta e ogni tanto andare a mangiare qualcosa di buono, bene, questa è la città che fa per voi. Ovviamente vi deve piacere il freddo, perché fa freddo, fa molto freddo. Vi è piaciuta Columbus? Cosa vi aspettavate? Qualcosa di meglio? Qualcosa di diverso? Fatemelo sapere nei commenti. Cercate di indovinare quale sarà la prossima città e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Basta, la chiudo qua. Vi saluto. Ciao, ci vediamo al prossimo video.